Buongiorno a tutti e bentrovati. Nel video di oggi ho da presentarvi questa fioritura eccezionale della mia collezione. È un Paphiopedilum Pinocchio, una scarpetta di Venere. È un ibrido primario tra altri due Paphiopedilum, uno sarebbe Glaucophyllum e uno il Primulinum. Entrambi questi Paphiopedilum sono originari dell'Indonesia, dell'isola di Sumatra, del Borneo. Sono piante che vivono come terrestri lungo i pendii vulcanici, lungo i detriti delle foreste, lungo i pendii. Sono piante che vivono in condizioni di poca luce e di tanta umidità. Non hanno anche questi uno pseudobulbo, quindi hanno delle radici particolari con tutti i peletti, sono delle radici cicciottose con tutti i peletti con le quali raccolgono i nutrimenti che hanno nell'ambiente circostante. Sono definiti terrestri, ma anche questa non va messa in terra pura, se no marcirebbe. Il composto deve rimanere sempre umido, perché se non rimane umido poi perde la capacità la radice stessa di tirar su i nutrimenti. Diciamo che vive nell'ambiente originale, i due genitori, il Glaucophyllum e il Primulinum, vivono in un ambiente umido sulle foreste, però a un'altezza che va dai 200 ai 400 metri sul livello del mare, fino al massimo 700 metri, quindi diciamo che come temperatura rimangono a temperatura abbastanza calda, intermedia calda, quindi se arriviamo anche a 15 gradi, 14 gradi la notte, 25, 28 durante il giorno non ci sono problemi. Non può anche questo bellissimo esemplare, come tutti i papio, messo in luce diretta no, perché se no lo facciamo fuori, non c'ha delle foglie adatte a sopportare i raggi diretti del sole. Però nonostante questo ama tantissima luminosità. Adesso lo avvicino così potete vederlo meglio, è uno spettacolo proprio. La luminosità, anche questo sta dentro l'appartamento, finestra est, sta sotto luce artificiale 12 ore al giorno con ventilatore sempre acceso, perché sennò praticamente, cioè 12 ore almeno o qualche ora in più il ventilatore, per cercare di non far ristagnare l'umidità, dare movimento all'aria, altrimenti le piante chiuse in casa soffrirebbero. Come lo coltivo? Lo coltivo in fibra di cocco. Questo da quando l'ho preso, direttamente preso e messo in fibra di cocco, perché i Paphiopedilum in casa tante volte, se uno non c'è esperienza, è facile farli fuori, perché c'ha le radici molto particolari. Poca acqua è male, troppa è male, difficile trovare un equilibrio per gestirli. Ho voluto provare la fibra di cocco, che è un po' la caratteristica che poi metterò negli altri video, perché mi ci trovo veramente bene. Negli altri composti che uno mette, o inerte o lapillo o barche, quello che sia, devi regolare bene l'annaffiatura, perché poi poca, come dicevo prima, è male, troppa è male. All'interno del vaso si crea sempre un ambiente, quindi è difficile se uno non ha esperienza come me. Dunque il modo di innaffiarli dovrebbe essere sempre regolare, perché è facile fare troppo da una parte o un poco dall'altra. Io personalmente con la fibra di cocco mi ci trovo benissimo, perché il vasetto rimane sempre umido, tranquillamente umido, al giusto modo, perché la fibra di cocco è un materiale che non rimane inzuppato, la radice respira. Poi faremo dei video che spiegherò come funziona la fibra di cocco e la sua spettacolarità. Quando asciuga un pochino in superficie, cioè che vedo che il vaso comincia leggermente ad asciugare, che cambia colore, perché quando è bagnata la fibra di cocco è scura, quando non è bagnata è chiara, a quel punto capisco che è ora di dare l'acqua. Ma l'acqua che do è poca, veramente pochissima, perché basta che mi ritorna scura la superficie del vaso, la superficie proprio a pelo del bulbo lì, no, del bulbo che non ce l'ha un bulbo, ma a pelo dove vengono sulle foglie. E praticamente come vedo che si bagna sta a posto, perché praticamente dentro tanto non asciuga mai completamente, cioè non è la fibra di cocco un materiale che asciugherà eh, completamente. Anche perché se asciugasse completamente volerebbe da tutte le parti, è talmente fino come materiale che sembra sabbia.
è leggerissimo come materiale, quindi umido rimane sempre. Devo solo ricompensare quella umidità che va via, e lo vedo chiaramente dal bordo vaso. Quindi facilissimo per me, che sono non un espertissimo, sono una persona che ha passione. Nata da poco, però ecco, in questa maniera qui riesco a custodirlo benissimo. Il fiore è spettacolare, non so come descrivervelo, ma è spettacolare. Ho anche il Primulinum, ma è a fine fioritura. Il fiore che farà sarà piccolissimo, però ve lo farò vedere lo stesso, ma sarà molto piccolo perché alla fine di una fioritura, un multispike. Anche questo è un multispike, anche questo ha già la caratteristica che dal fiore iniziale, quando cade, poi ne verranno fuori altri, e quindi non bisogna tagliare lo stelo assolutamente, perché poi se no finisce la fioritura. Devi fare tutto il ciclo suo di fiori in successione, che potrebbero essere 7, 8, 10 a seconda della pianta. Diciamo che questo ci ha avuto la sfortuna di un attacco di cocciniglia preso in tempo, si era annidata praticamente sotto sta piegatura della foglia e ancora si vede che c'è qualcosa, ancora c'è qualcosina, e lo sto trattando, che la cocciniglia è un po' subdola, e lo sto trattando con l'olio minerale. Anzi, a proposito, visto quello che ho appena notato sotto la foglia, trattiamo subito con l'olio minerale e via. L'ho salvata perché la cocciniglia era andata anche all'interno del colletto, quindi ho rischiato, ecco perché sono contento di farvi vedere la fioritura, perché ho rischiato di perderla grazie a questi animaletti. Vi lascio, che vado subito a trattare questa pianta prima. Questi maledetti animaletti. Grazie della visione, a presto.